Ciao ragazzi, molti me l'avete chiesto, ecco qui finalmente un tutorial sul nuovo tuner di Syncube. Questo perché dopo il rilascio ufficiale della versione 2.5 adesso è riunito in uno stesso software il settaggio della base, dei volanti, della pedaliera e praticamente di quello che sarà il futuro ecosistema di Syncube. Vi farò vedere anche nello specifico alcuni miei settings, ma gli aficionados scopriranno che molte cose sono rimaste le stesse. Questo perché sono fermamente convinto che non esistano, soprattutto in Syncube, i settaggi magici. Ognuno ha i suoi, ma non c'è niente di particolare da andare a modificare. Come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Eccoci davanti al nuovo tuner 2.5, in questo caso la versione .11. E come potete ben vedere, sono mostrate tutte le periferiche che io ho di Syncube. La base, un pedale attivo versione Pro, ho due pedali passivi perché uno lo utilizzo anche per la frizione. Subito qui in alto vi faccio notare la nuova funzionalità Auto Profiling Switching, quella che consentirà per ogni gioco, ma anche per ogni auto, andare a scegliere un profilo diverso delle vostre periferiche. E subito di questa funzione vi faccio vedere come funziona. Fate partire una sessione di gioco, Alt Tab, facciamo ricomparire il True Drive. Subito qui in alto viene riconosciuto il SIM, assetto corsa e la macchina McLaren 650 GT3. A questo punto possiamo andare a attivare il sistema che va a rilevare i vari profili. Questo lo potete fare per tutte le periferiche Syncube che avete, se vorrete utilizzare profili specifici per quei prodotti. In questo caso io per la frizione e per l'acceleratore non cambio profilo, vado per esempio a crearmi un profilo specifico per la McLaren GT3 e salvo. A questo punto magari vado a cambiare la forza, vado a cambiare qualche impostazione, vado a cambiare il filtro di costruzione, andate a cambiare quello che volete. Ogni volta che aprirete il gioco e selezionerete la McLaren GT3 verrà scelto questo profilo. Questa funzione potrebbe essere molto utile per il pedale attivo. Io in questo caso ho già selezionato il profilo ABS. In realtà vediamo, io ho due profili, un profilo ABS e un profilo bloccaggio gomme per le auto senza ABS. In questo caso va bene che sia questo. Rifacciamo un salva. In realtà era un pochino diverso da quello che stavo provando in questi giorni. Ogni volta che verrà selezionata questa auto verrà scelto il profilo ABS. Vi faccio vedere. Possiamo tornare a questo punto indietro. Cambio auto e metto per esempio, vediamo, scelgo la Tatus, andiamo avanti, Alt Tab, andiamo a riselezionare il pedale attivo. A questo punto scelgo un profilo Wheel Lock. Ok, il profilo in realtà del freno è lo stesso. Scendiamo giù e come vedete è impostato l'effetto quando si bloccano le gomme. Torniamo su. A questo punto vi faccio vedere se esco. Su True Drive è impostato Wheel Lock. Se io riseleziono la McLaren GT3, vi faccio vedere. Vediamo, adesso sta caricando. Alt Tab. In automatico è stato caricato il profilo con l'ABS. Naturalmente all'inizio ci sarà un pochino di lavoro da fare ogni volta che ho utilizzato delle vetture nuove in un simulatore nuovo, ma una volta che vi sarete creato i vari profili non dovrete tutte le volte andarli a switchare. In automatico la pedaliera o la base switcherà nel profilo a voi più utile. Questa credo che sia la rivoluzione più grande che riguarda le novità che ci sono su Tuner. Ritorniamo in overview. Faccio notare un'altra cosa: i volanti Syncube si vanno a collegare direttamente con la base, ma se avete anche la pedaliera non servirà avere per forza una base, perché anche all'interno dell'hub della pedaliera c'è il sistema wireless compatibile con il sistema Syncube. Potrete aggiungere tramite l'hub della pedaliera dei volanti e quindi utilizzare anche volanti Syncube con sistema wireless su qualsiasi base. Andiamo a vedere anche qualche altra impostazione. Qui in overview potete importare
Se le avete o qualche amico ve li passa qualche settaggio per le vostre periferiche, potete creare degli shortcut per cambiare e switchare tra i vari profili. Andiamo qui nella schermata settings, nel primo tab potrete scegliere di far partire direttamente Tuner all'apertura di Windows, scegliere l'intensità di illuminazione del LED sul vostro hub della pedaliera, il tempo che deve intercorrere da quando non toccate nulla, il sistema andrà in sleep mode. Qua potrete decidere di disabilitare il nuovo Reconstruction Filter 2 e verrà utilizzato il vecchio Reconstruction Filter. Qui potrete scegliere se abilitare o non abilitare il fatto che potrete pilotare la vostra base SyncCube direttamente dal sistema Tuner. Salviamo. Qui sotto abbiamo Firmware Update, nel caso abbiate aggiornato il vostro Tuner ad una nuova versione dovrete sicuramente andare ad aggiornare anche i vari pedali. Qui, come vi dicevo, potrete aggiungere anche dei nuovi volanti direttamente anche tramite il vostro hub o se avete connessi altri pedali, ma in questo caso io ce l'ho completa, non mi dà la possibilità di aggiungere altri pedali. Iniziamo con il SyncCube 2 Pro. Questo è il profilo che utilizzo praticamente sempre. Forza massima settata all'82% e cerco di massimizzare sempre all'interno dei giochi. Steering range di solito utilizzo 900, non ci sono tanti giochi che necessitano più di 900 gradi. Andiamo a quelli che sono i filtri più importanti, i filtri meccanici, sono quelli che sono sempre attivi nel vostro motore. Il primo è il damping, una sorta di smorzamento quando andate a girare, friction, quindi la frizione che fa sempre un po' di resistenza quando andate a girare, e l'inerzia. L'inerzia è quello che dà una sorta di pesantezza al primo movimento quando andate a girare. L'esempio più semplice che posso farvi è un'inerzia zero. Può simulare un volante, per esempio in legno, un'inerzia al 100% potrebbe simulare un volante molto pesante, per esempio in piombo. Perché a distanza è difficile farvelo capire, però capite che c'è differenza se ad uno stesso mozzo montate un volante in legno o un volante in piombo, che probabilmente quando girate avrà anche un suo effetto volano, cioè di inerzia per il suo peso che continuerà a farlo girare. Questi sono i miei settaggi perché a me di base quando giro il volante piace sentirlo così. Il centering force è una sorta di molla di centraggio, a me non piace e lo lascio totalmente a zero. Smoothness sono i vari filtri di levigatura possibili su SyncCube. Il primo filtro è il Reconstruction Filter, oggi è arrivata la versione 2, io lo tengo tra 2 e 3, più alzate e più diventerà fluido e liscio l'effetto che riceverete dal gioco. In realtà con la versione 2 si ha meno anche a valori molto alti quell'effetto gommoso che si aveva con il primo tipo di filtro, ma scegliete il valore più adatto a voi, non ce n'è uno per tutti. In questo caso l'unica cosa di differente da precedenti video che ho fatto che mi sento di dire è che si può utilizzare anche totalmente spento, anche se nel mio caso sento che diventa molto più rumorosa la base. Arriviamo poi al filtro più importante di SyncCube, lo slew rate. Nella versione Pro, tenendolo spento, abbiamo il massimo slew rate, cioè il massimo di accelerazione, che in questo caso è di 9 Nm secondo. Personalmente, amando un volante con dei movimenti più normali, io lo utilizzo tra il 2.3 e il 2, quindi vado ad abbassare quella che è la velocità di reazione della base, quindi andando anche a smussare quelli che possono essere i picchi in determinate circostanze. Per quanto riguarda il filtro più in basso, il Torque Bandwidth, ed è l'apertura di banda di comunicazione. Come vedete ce l'ho a 4007, molto spesso lo tengo a illimitato, ma in realtà anche superati i 2002 effettivamente non è veramente percepibile quella che possa essere la differenza tra le mani. Vi consiglio comunque di tenerlo dai 2002 in su. Andiamo al tab Advance. Qui abbiamo lo Static Force Reduction, altro filtro veramente importante che oggi ha anche Asetec, oggi ha anche Conspit, che consente di andare ad abbassare in maniera specifica, in maniera mirata, quelle che sono le forze costanti, cioè quelle che si sviluppano quando ci mettiamo in una curva, in un curvone soprattutto, si sentono quando utilizziamo poi soprattutto macchine anche che hanno un grande downforce. Sentite che avete difficoltà
a girare proprio fisicamente il volante, questo filtro va a prendere quelle forze e in percentuale le va a abbassare. Ci sono molti giochi nuovi che necessitano molto meno di questo filtro rispetto a giochi più vecchi, però consentono veramente di fare una regolazione certosina di quello che è il vostro force feedback, soprattutto in virtù di voler utilizzare forze molto alte. Farò un video di questo aspetto più avanti in cui vi farò vedere che guidare a 18-20 Nm non è un particolare problema se si sa settare bene la base, anche perché durante il gioco quelle forze arrivano soltanto in dei picchi e in determinate circostanze. Ve ne parlerò un'altra volta. Comunque, per chi non lo conoscesse, sappiate che è un filtro che serve soprattutto per poter utilizzare la base a forze molto alte. Più andrete ad aumentare questa percentuale e più si ammorbidirà quando vi trovate in curva e dovrete tenere la macchina in trazione. Ultra Low Latency. Questo è un algoritmo che ha creato già da tempo SynCube, che va a migliorare la latenza della periferica rispetto al gioco. Io lo tengo sempre su un valore di 5. Per iRacing è l'unico gioco che loro consigliano tenere a 10 o addirittura a 15. Fate voi anche qui le vostre prove per vedere il risultato migliore. Filtro nuovo che hanno aggiunto da poco è il Torque Linearity. Personalmente su basi di questo tipo non ne trovo il motivo. Perdonatemi ragazzi di SynCube, non ne trovo personalmente il motivo, perché va a cambiare la linearità di come reagisce alla forza mandata dal gioco il vostro volante. Quindi con valore 1 avete 1 a 1 il segnale come ve lo dà il gioco, anche perché poi molti giochi ormai consentono di andare a modificare questo valore, che sarebbe il valore di gamma dinamica, ma lo capisco per volanti o forze molto basse. Quando si ha a disposizione questo genere di forza, da sempre si utilizza un segnale totalmente lineare, quindi non lo so, io lo tengo a 1, ma anche qui decidete voi. Scendiamo più sotto. Bump Stop Feel è il feedback che darà il volante quando lo girerete completamente e arriverete al bump stop. Più secco, più morbido o totalmente morbido. Io lo tengo su medio. Anche qui cambia poco, anche perché forse soltanto chi fa drifting può arrivare effettivamente con la maggior parte delle auto al bump stop. In una guida normale non ci si arriva mai. Forse con alcune autoformula in alcuni tornantini. Vedete voi. Anche qui è un discorso molto personale. Il bump stop range invece è molto interessante perché crea una piccola rampa di indurimento prima di arrivare al bump stop. Come vedete, io ho impostato la base a 900, tengo il bump stop range a 896. Abbiamo poi la possibilità di accessori per quanto riguarda i paddles wireless, non l'ho mai utilizzata. Notch filter è un filtro che è sempre esistito da quando c'è anche il progetto OSV. Potete andare a individuare delle frequenze molto specifiche, magari che fanno un po' ondeggiare il vostro volante. L'unico gioco che ancora oggi un pochino può soffrire di questo problema è iRacing, in virtù dei bassi hertz con cui lavora. Potete andare a centrare quella frequenza, andando quindi prima a cercare la frequenza, aumentate un po' l'attenuazione, aumentate il Q-factor, quindi allargando quello che è l'intervento, piano piano, andando a abbassare l'attenuazione e il Q-factor, andate a restringere quello che è il campo d'azione e andate a centrare in modo più certosino quella che è quella frequenza che vi disturba. Però anche qui, se non sapete metterci le mani, tenetelo spento. Sono molti filtri che SynCube mette a disposizione, su cui potete intervenire. Sono dei filtri di direct input, quindi filtri che agiscono solo quando siete in gioco e solo se quel determinato gioco li utilizza. Esempio che faccio sempre: Damping viene utilizzato da assetto corsa competizione, assetto corsa EVA. Friction spesso viene utilizzato da R-Factor 2. Square Wave viene utilizzato per esempio da Race Room per dare quell'effetto di pesantezza quando siete fermi al box, quindi darvi quell'effetto di movimento delle gomme a terra quando la macchina è totalmente ferma. Sia chiaro che il valore 100 significa neutro, cioè vi arriverà quello che il gioco vuole che vi arrivi. Andare a modificare quello è una modifica attiva in cui voi potete fare meglio, oppure volete aggiustarvi un pochino quella cosa lì. Personalmente ragazzi, lasciate 100 e lasciate 100 anche su iRacing.
sapete tutti che iRacing non utilizza filtri direct input. Se non li utilizza 0, 100, 150, cambia? Non cambia. Se poi qualcuno di voi mi dice no, io sento la differenza, ragazzi, è un problema vostro. Passiamo qui un pochino alla parte più centrale. Abbiamo sempre la possibilità di andare a vedere i gradi del volante e come lavora, la possibilità di attivare, questo fatelo subito, lag torque, quindi le massime potenzialità della base. Attivatelo sempre, perché senza l'attivazione la base è totalmente damperizzata, totalmente frenata e non vi arriva bene quello che è il segnale del gioco. Nella parte qui sotto abbiamo lo status della base, vi dice se avete connesso un volante, la qualità del segnale wireless, lo stato della batteria del volante e, come vedete, io ho attivato in automatico il fatto che appena apro il mio tuner in realtà già mi si attiva la forza massima. Nella parte sotto mi dice giustamente che è attivato lag torque, ancora rileva come forze costanti il damping, quello che utilizzava assetto corsa, come vi dicevo prima. iRacing 360 in questo caso si attiverà solamente quando giocate ad iRacing e avete lasciato attivata questa funzionalità anche all'interno del gioco. Ritorniamo in overview, passiamo adesso al pedale attivo, vi rifaccio una piccola panoramica anche qui. Questo primo grafico, ragazzi, è un grafico di feeling meccanico, lo dovrete settare per come meccanicamente vorrete si comporterà la vostra pedaliera. Vi faccio vedere qui sotto, ho settato una corsa massima di 28 mm, quasi 3 cm. Se vedete questi settori, questi sono mezzo centimetro, mezzo centimetro, mezzo centimetro. Cosa significa? Che io fino a 2 cm e mezzo, in questo caso, ho questo segnale qua, ho questo tipo di movimento qua. In questo caso, come vedete, l'ho impostata al massimo dei chili per il feeling, però come forza massima sul segnale l'ho trascinato qui sotto da poco a 74,5 kg. Prima lo utilizzavo a poco più di 80. E che cosa succede meccanicamente sul segnale? Che io fino a 75 kg ho il 100% del segnale. Come vedete, se faccio ancora più forza, in quegli 8 mm ho questa salita repentina di sforzo che devo fare. In realtà è una sorta di blocco, perché se io premo velocemente, bene o male arrivo sempre qua, vedete? Ok? Ma non sento un blocco come poggiassi il piede su un mattone quando arrivo al fine corsa di quello che è la forza massima, e ho ancora questo genere di feeling qua. E così lo setto. Se poi volete fare upgrade per quanto riguarda come si deve comportare il segnale, a questo punto agite su quest'altra curva, che è la curva del segnale, e qua createvi la curva che più preferite. Nella parte qui a sinistra, come potrete vedere, ho messo a 3,69 kg la resistenza iniziale che deve fare il pedale quando io ci appoggio il piede. Posso appoggiarcelo, come vedete inizia a rilevare qualcosa la cella di carico, ma il segnale rimane a 0 finché non supero quella forza, e a quel punto comincia a salire. Nella parte qui sotto utilizzo sul freno un damping molto alto, è quello che mi dà un effetto smorzamento alla pressione che mi piace, è quello che mi simula di più un effetto idraulico che a me personalmente piace molto. Ho aggiunto anche un pochino di damping nel ritorno. Il ritorno sarebbe quando rilasciate il pedale, potete aggiungere anche un po' di smorzamento anche alla velocità con cui ritorna a 0. E personalmente a me piace così. Possiamo poi settare i bump stop in pressione e in rilascio, e io li ho messi soft, cioè quanto debbano essere duri, un po' smussati o più secchi, e ho aggiunto anche un pochino di friction. Questo va, ma ragazzi, veramente poco. Qua entriamo, in realtà penso che se anche lo mettessi a 3, a 4 difficilmente riesci a percepire quelle differenze, però ne volevo mettere un po'. Sento che va a togliere anche un pochino quello che è l'effetto zigrinatura della vite senza fine. Andiamo nella parte sotto. Gli unici due effetti che personalmente utilizzo sono ABS sulle auto che lo utilizzano, e mi piace ad una frequenza intorno ai 15 Hz, anche come forza e intensità il 20%, e un pochino smussato nel tipo di vibrazione. Anche lì non mi piace troppo secca, ma sono cose molto personali. Si è aggiunta la possibilità di scegliere anche la tipologia, anche qui entriamo in qualcosa di molto personale.
Ho utilizzato il nuovo filtro perché mi sembra un pochino più arrotondato nell'effetto. Vediamo se facciamo un test, ve lo faccio vedere da qua. Vedete? Comunque guardate i chili, quanto ne sposta. Nell'ordine dello 0, lo sento molto sul piede, ma comunque poi a livello di segnale inficia dello 0, niente praticamente per me. Scegliete questi valori come meglio preferite. In realtà prima utilizzavo anche quest'altro effetto, adesso non lo utilizzo più perché ho attivato un sistema di vibrazione su tutto il base plate della pedaliera e preferisco che vibri tutto il base plate piuttosto che solo il piede. In realtà prima utilizzavo anche questo effetto sulle auto che non avevano l'ABS, impostando la frequenza al 100%. Anche qui mi sarebbe piaciuto, per mio gusto personale, poter salire oltre i 100 Hz, questo perché a 100 Hz ancora risulta quasi una vibrazione tic 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 tic. Preferirei invece una vibrazione un pochino meno dettagliata, ma che sembrasse proprio il momento in cui le ruote stanno scivolando, e secondo me deve stare dai 120-130 Hz in su. Vi faccio vedere al volo anche la parte dell'acceleratore, ma qui c'è poco da dire, lascio che funzioni in maniera totalmente lineare. Anche perché poi nelle recensioni sono andato un po' più nello specifico per quanto riguarda i settaggi, adesso volevo solamente fare una panoramica generale su quello che era il nuovo tuner. Spero che vi abbia fatto piacere. Se avete delle domande in merito a qualche cosa di più specifico, fatemelo sapere nei commenti. Vi ricordo sempre che questa è soltanto una base di partenza che va bene per me. Usatela, ma con l'idea di andarla a modificare e renderla vostra. Con questo, ragazzi, vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao!